È assodato, gli errori sui disegni degli altri sono più facili da individuare. Perché a volte non riusciamo a capire se stiamo procedendo sulla strada giusta? O perché non cogliamo quelle sottili o grosse differenze tra il nostro disegno e il soggetto da ritrarre? Ma soprattutto perché non sappiamo gestire le eventuali incongruenze? Senti, quale domande le facciamo noi? Perché si tenta di lavorare fidandoci solo del nostro occhio o spirito di osservazione? Soprattutto quando non abbiamo tantissima esperienza, ecco che ci serviranno delle linee guida, dei riferimenti per capire dove posizionare gli elementi chiave. Grazie Francesca per avermi inviato il tuo disegno da correggere. Tanta stima per il tuo coraggio. Come e dove posizionare queste linee, di volta in volta siete voi a deciderlo. Su questa reference avrei posizionato le linee in queste posizioni strategiche. Questa sorta di gabbia mi permetterà di riprodurre in maniera fedelissima tutto ciò che vedo. I più grossi errori di valutazione sono stati fatti nell'occhio, la bocca, il mento, la mandibola, l'orecchio e il collo. Anche lo chignon è un po', come puoi vedere, è più giù rispetto alla foto. Basta chiacchiere e andiamo a sistemare subito questo disegno. Lascerò sotto l'originale, mi limiterò a guardare la foto e a riportare, senza nessun tipo di interpretazione. Si potrebbe quasi dire che il lavoro più grosso è stato fatto. Mi spiego meglio, il lavoro più difficile è individuare queste linee che ci aiutano poi a disegnare e costruire il volto. Ovviamente stavo dando per scontato una cosa che non è per niente scontata. Le linee rosse, le linee di costruzione che ho inserito, ovviamente nella realtà dei fatti su carta sarebbero delle linee tracciate con la matita in maniera molto leggera, cancellabili. E un'altra cosa, il disegno sottostante non lo vedreste, quindi non avreste questo tipo di confusione che adesso si può generare, però molto utile per Francesca per vedere dove ha sbagliato. Praticamente, secondo i tuoi calcoli, è giusta solo la fronte. E un'altra cosa, non definire subito nel dettaglio gli elementi, sempre con matita leggera. Adesso io sto calcando la mano per un motivo pratico, perché a monitor non si vedrebbe nulla. Come vedi, con questi riferimenti io vado dritta al punto. Mi devo semplicemente concentrare su dove cadono eventuali linee, dove cade il contorno, per esempio, dei capelli. Questa è una zona molto critica. La zona della bocca è stata completamente sfasata. Probabilmente l'occhio è stato ingannato dal naso pronunciato della Callas. E questa è critica anche per me, perché adesso il mio occhio guarda la foto a sinistra che deve riprodurre, guarda il disegno sbagliato sotto e anche le righe di costruzione. Quindi piano piano ne verrò fuori. Su un foglio di carta bianco ovviamente posso assicurare che sia più semplice. E come no? Semplicissimo. Attenzione a questa parte perché, come potete vedere, il collo è stato spostato notevolmente. Io lo devo appoggiare su questa linea e poi di conseguenza cambierà anche la mandibola. Questo è il punto di partenza, quindi un bel punto di riferimento che adesso vado a segnare. Vado a costruire un po' la mandibola con un leggero chiaroscuro, è un'idea proprio di ombreggiatura. Allora, l'orecchio è stato traslato parecchio sulla sinistra, anzi non tanto sulla sinistra, ma diciamo così, è stato portato in giù. Il lobo è stato strecciato troppo, quindi vado a prendere dei punti di riferimento per portarlo nella posizione corretta.
Abbozzo anche l'orecchino, un orecchino molto complesso che io andrò a semplificare notevolmente solamente per dare l'idea della posizione. Ok, sistemiamo un po' il collo, la nuca, l'attaccatura dei capelli e lo chignon. Ovviamente ci tengo a precisare che per realizzare questo video tutorial, per far sì che tu veda bene, io sto utilizzando un pennello con mano molto pesante e un tratto molto molto netto, quasi come se dovessi disegnare un fumetto. Questo mi permette di farti vedere in maniera chiara come si definiscono le linee. Nella realtà dei fatti, se dovessi realizzare un ritratto di questo tipo, è chiaro che mi prenderei delle ore di tempo, con molta tranquillità e anche in maniera più riflessiva. Quindi sto andando un po' di getto. Questo per dire che nella realtà dei fatti, quando comincio a costruire un volto, un ritratto, tutte queste linee che tu stai vedendo le rilascio in maniera molto molto delicata per andare poi a costruire tutto quanto con il chiaroscuro. Allora, un dettaglio importante sull'occhio. Anche l'occhio presenta un errore di valutazione di fondo e questo capita soprattutto quando non si ha molta esperienza nel disegno. È un errore che ho fatto anch'io agli inizi. Cioè, l'occhio non viene rappresentato di profilo, ma quasi di tre quarti. Per definirlo mi agevolo la strada con ulteriori riferimenti. La mia linea di riferimento sarà questa qui, quindi la linea d'appoggio dell'occhio sarà questa e come puoi vedere c'è uno sbilanciamento molto molto importante. Guarda, per essere più precisa possibile prendo un ulteriore riferimento. In realtà se non ci si sente sicuri o comunque se gli elementi da riprodurre sono molto complessi, noi possiamo prendere tutti i riferimenti che vogliamo, non c'è un limite, non c'è una regola, fanno comodo a noi, quindi li gestiamo noi. Ok, io direi che come abbozzo della figura ci siamo. Ora è chiaro che il lavoro non finisce qui, quindi una volta fatta questa struttura, diciamo il grosso è fatto perché tutti gli elementi sono a posto e con un buon chiaroscuro sicuramente la somiglianza piano piano verrà fuori. Ora, prima di lasciarci, do un consiglio a Massimo che mi ha inviato il suo disegno. Ma che, davvero? Massimo Decimo Meridio? Proprio lui? Grazie Massimo, ti faccio vedere come avrei strutturato il volto di Russell Crowe. Come puoi vedere la somiglianza c'è perché quando mi hai mandato il disegno ho capito che si trattasse di Russell Crowe nel Gladiatore. Solo che come puoi vedere dalla griglia ci sono degli errorini da sistemare, come per esempio adesso mi salta molto all'occhio la posizione del naso. Comunque anche degli occhi e del mento. Io te lo lascio un attimo così in sovraimpressione, così tu fai una schermata al monitor e capisci insomma come poter intervenire o rifare completamente il disegno. E in ultimo qualche consiglio per Laura. Grazie Laura per avermi inviato il tuo disegno. Ecco come sfrutterei le linee di costruzione per trovare i punti di riferimento per costruire il volto di Alvaro Morte. Come vedi Laura, mettendo delle linee di costruzione sulla foto, noterai subito che ci sono delle incongruenze e capirai anche dove intervenire. Per esempio, mi salta subito all'occhio il taglio della testa in alto e questo succede spesso, soprattutto agli inizi. Si tende a schiacciare la testa, si ha paura di fare la testa enorme. In realtà vanno aggiunti dei capelli. E poi mi salta all'occhio gli occhi, ok, la mandibola e l'orecchio.
Tutto quanto deve essere allargato, spostato molto più a destra. L'orecchio deve andare al di fuori della terza linea verticale. E attenzione all'attaccatura della barba, soprattutto dei baffi. Adesso ti sarà più semplice capire come intervenire. Ragazzi, che dire, questo video per me è stato sfiancante perché pensare a 3 ritratti in una volta in 10 minuti è piuttosto, diciamo così, faticoso. Già, è estenuante farne uno. Dai, ti metto mi piace. Vi saluto, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto il video oppure lasciatemi un bel commento. Ciao!